Di nuovo giovedì, oggi è 21 settembre ed è stata pubblicata una nuova prova a tempo, sempre con le autovetture gruppo 3, ma questa volta non è una passeggiata come quella di giovedì scorso a Barcellona, perché qui abbiamo un grosso problema: le gomme sono da corsa dure e tutte le auto, e dico tutte, hanno un sottosterzo cronico, quindi io vado pesantemente in sbattimento, una prova che non farei assolutamente a meno che non fosse per cercare di aiutarvi a fare l'oro. Quindi ho provato tantissime autovetture e purtroppo la più efficace è proprio la Supra. Non c'è niente da fare, qui la Supra con il suo Neo, ovvero quello del sovrasterzo di potenza, è quella che riesce a girare meglio, proprio perché in uscita curva riesce a combattere questo sottosterzo derivante dal poco grip delle gomme da corsa dure. Il problema è gestire questo sovrasterzo di potenza, perché è un'auto infida, per me almeno è così, ovvero quando voi siete in percorrenza curva, che avete ormai accelerato e pensate che l'auto ormai abbia il grip necessario per fare tutta la curva a pieno, ecco che come entra il picco di coppia subito parte al posteriore e si gira in un attimo. Quindi una cosa che mi manda veramente in bestia, non l'avrei mai provata e non ve l'avrei mai proposta se non fosse alla fine, purtroppo ripeto, l'unica per poter arrivare più velocemente all'oro. Ovviamente ho fatto una cosa, perché ho fatto pochissimi giri, 2 o 3 giri con diverse autovetture, con questo ho fatto 2 sessioni da 3 giri. Ho messo il TCS, l'ho impostato a 2, però vi dico ragazzi, tenetelo come spia di avvertimento, nel senso, quando entrerà in azione, e lo farà, non continuate a tenere l'acceleratore, ma o rilasciate subito l'acceleratore leggermente senza perdere la trazione, senza perdere la motricità, oppure limitate l'angolo di sterzo, quindi in una curva a destra andate a togliere un po' di angolo di sterzo che avete verso la destra, perché comunque riuscirete ad essere veloci. Se invece non fate così, se insistete a dare gas con l'angolo di sterzo mentre il TCS è attivo, quello taglierà tutta la potenza e quindi sarete lentissimi. Andiamo quindi ad analizzare insieme il giro. Un'ultima indicazione ragazzi, l'ingresso curva anticipatelo tantissimo, come se stesse guidando un'autovettura stradale. Anche quest'auto, questa Supra, non è esente dal sottosterzo. Il vantaggio rispetto alle altre, come vi ho detto, è solo l'uscita curva perché ha sovrasterzo, ma il problema in ingresso curva è persistente anche su questa qui. E anche nel giro veloce, come vedrete, alcuni ingressi curva l'ho proprio sbagliati e sono entrato in ritardo. Nonostante tutto sto ampiamente nell'oro e credo di rimanerci, quindi capite che il margine di miglioramento e la potenzialità di quest'auto comunque è notevole. Ma mi fermo qua, non chiedetemi altro, perché mi sono veramente sforzato solo per cercare di aiutarvi a fare l'oro, perché se almeno Polifoni ci desse la possibilità di alzare o abbassare le sospensioni, solo questo sarebbe necessario. Con 10-12 punti qualsiasi autovettura gruppo 3 sarebbe perfettamente guidabile anche con le gomme dure su questo tracciato. Purtroppo non si può fare, e a me questo bilanciamento delle prestazioni con questo sottosterzo mi manda veramente in bestia. Non riesco, quando vedo che l'auto non gira, non entra in curva, divento matto, perché non è una cosa normale. Quindi accontentatevi di questo giro che ho fatto e cercate di carpire le maggiori informazioni possibili per riuscire a fare l'oro anche voi. Arriviamo alla prima staccata, il punto giusto è qui dove sta il cemento rosso a bordo pista. Come inizia? Subito dalla sesta scaliamo fino alla seconda, cercate di tagliare subito il cordolo interno, in uscita da questo cordolo la terza, e andiamo a girare a destra. Molta attenzione qui con lo sterzo, con l'acceleratore, perché entrerà il TCS, quindi fate quello che vi ho detto, ovvero diminuite l'angolo di sterzo o alzate il piede quando vedete che il TCS cercherà di intervenire. Andiamo quindi fino alla curva a destra in discesa, un po' pericoloso il cordolo interno, a seconda di come lo prendete l'auto si può scomporre. Io sono rimasto un po' più largo rispetto al Ghost che avevo davanti. In quinta marcia arriviamo a staccare qui dove vedete l'erba a sinistra fino alla seconda marcia, cercate di tagliare il cordolo interno il più possibile, quindi prendete le misure con la frenata e con l'ingresso curva. L'uscita curva sarebbe ottimale se potesse mettere la terza marcia, perché significa che siete entrati molto veloci. Quindi andiamo in discesa.
a sinistra. Questa non è una vera e propria staccata, dovete solo azzeccare il corretto ingresso in base alla velocità che vi portate dall'uscita curva precedente, quindi non c'è un vero e proprio punto specifico, ma il punto di ingresso è relativo alla velocità che vi state portando. Questo serpentone, discesa poi salita, giocate con l'acceleratore, modulatelo, cercate di ovviamente tenerlo il più accelerato possibile, soprattutto sull'ultima curva in alto a sinistra. È importantissimo uscire veloci perché vi portate tutta la velocità fino alla staccata successiva, ovvero questa qui. Staccate sui 150 metri, attenzione perché qui sono andato sempre lungo, nonostante credevo che fosse quello il momento di entrare in curva. Come vedete non ho mai tagliato il cordolo, quindi cercate di andare a tagliare il cordolo interno subito la terza marcia. Attenzione perché questa è una curva molto lunga e nonostante avete traction control, quando attacca la coppia in terza marcia l'auto tenderà a partire in sovrasterzo, quindi se entra il TCS vi taglia di botto la potenza e lasciate 3-4 decimi così al volo, quindi continuate a modulare l'acceleratore fino a che lo sterzo non è quasi dritto. La S in mezzo ai cordoli, in mezzo ai guardrail, la prima ovviamente si fa pieno, in uscita dalla sinistra andate ad alzare l'acceleratore e qui dovete trovare il tempo giusto per quella che è la parte più difficile di questo tracciato, ovvero la chicane con i guardrail che stanno praticamente a filo cordolo. Importantissimo anche qui avere l'uscita veloce, quindi curate tantissimo la velocità in uscita. Quinta marcia, sesta marcia, arriviamo all'ultima curva, la staccata poco prima del cordolo fino alla seconda marcia, quindi cercate leggermente in ritardo l'interno, la parte interna, il cordolo interno, dove riuscite a vedere queste due parti in gomma arancione e grigia. Allora lì terza marcia, date giù il gas, attenzione anche qui perché l'auto tende a partire al posteriore quando aprite e quindi arrivate al traguardo. Un tempo per nulla veloce, oltre la 400esima posizione mondiale, ma io sto a posto così. Questa è una di quelle prove dove il sottosterzo la fa da padrone e io vado in bestia. Vorrei veramente che Polifoni ci desse la possibilità almeno di andare a gestire l'altezza delle sospensioni, un piccolo parametro che però cambia completamente l'assetto dell'auto. Ho visto che in alcune gare giornaliere adesso è possibile modificare la compressione e l'espansione delle molle, ma lì ci facciamo poco e niente. Se invece ci sbloccassero il discorso delle altezze, andremo veramente a gestire sottosterzo e sovrasterzo come andrebbe fatto. Speriamo che lo facciano, perché allora sì che andrò ad impegnarmi e a dare il massimo in queste prove, ma se devono essere così, se devo soffrire ad ogni curva, se devo avere un'auto che non fa assolutamente quello che voglio io,
non è divertente, è solo un sacrificio e anche qui l'ho fatto solo per voi. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Vi ricordo che se avete bisogno di postazioni di guida o sedili potete scrivermi a questa mail per ricevere un coupon sconto del 20% presso la Cockpit Tech Solution, azienda tutta italiana che le produce anche completamente personalizzate sia postazioni che sedili. Approfittate di questa partnership. Ciao ragazzi, al prossimo video.